Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, Mostrami Cancro e la via dell'amore di settembre 2025. Abbiamo la carta della morte, amici del Cancro, può essere quindi un periodo di tagli, un periodo di trasformazioni. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e poi ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, ok, partiamo subito con il mondo. Luna, Mago, la sacerdotessa, la regina di denari, giudizio e due di coppe. Ragazzi, avete ben 5 arcani maggiori, quindi direi che è un mese potente. Allora, partiamo da questo mondo. Qui potrebbe esserci stata, o potrebbe esserci agli inizi di settembre, una chiusura, quindi come la fine di un ciclo, potrebbe essere il raggiungimento di qualche risultato che determina appunto la fine di qualcosa. Andiamo a vederlo. Papa e imperatrice, per qualcuno potrebbe essere la fine di una relazione, considerato questo Papa al contrario. Datemi una carta per il Papa. 3 di bastoni. Può anche fare riferimento a un viaggio, eh? Andiamo avanti, vediamo cosa dicono le altre carte. Andiamo con la stella, con la luna, scusate. Temperanza. E amanti al contrario. Guardate ragazzi, la sensazione che ho, scusate, è che qualcuno qui abbia terminato qualche tipo di relazione. Ora, può essere la relazione che avete avuto fino a ieri, ipotesi, e per qualcuno potrebbe anche essere terminata tempo fa la relazione, ma avere come ancora un alone nella vostra testa. Cioè magari la relazione è finita un anno fa e voi siete ancora lì che pensate a questa persona. Avete bisogno di guarire con questa temperanza, avete bisogno di riportare le cose in equilibrio, di stare sereni, mi viene da dire. Però con la carta della luna potreste vivere a settembre un po' di nostalgia per i tempi passati, un po' di tristezza, di malinconia, ma io più che per i tempi passati credo per il fatto che stiate cercando l'amore con la A maiuscola e che non arrivi. Perché qui abbiamo sia il Papa al contrario che la carta degli amanti al contrario. È come se steste aspettando il grande amore. Probabilmente questa morte può far riferimento a questa linea che mi parla di chiusura, di interruzione di qualche cosa comunque, con il Papa al contrario. Andiamo avanti, vediamo il mago. 4 di coppe e 7 di pentacoli, datemi una carta per questo 7. Matto al contrario.
Vi dirò un'altra cosa, un'altra chiave di lettura potrebbe essere che qualcuno stia frequentando una persona che abbia già, magari siete voi, vale in tutti e due i casi, sia che siate voi sia che sia l'altra persona, però c'è come una relazione qui già in piedi che sta per finire o che è finita. Potrebbe essere la vostra con l'attuale partner per iniziare una relazione con un'altra persona, oppure la persona che state frequentando aveva già una relazione che stava per concludersi. Quello che mi fa rimanere lì è questo matto al contrario. Cioè io ho come la sensazione che qualcuno di voi non si fidi tanto di quello che dice l'altra persona o per esempio se l'altra persona vi dice le cose andranno bene, voi non vi fidate magari non tanto della persona in sé, però del fatto che la vita possa farvi andare bene le cose. Con questo mago c'è voglia di iniziare qualche cosa di nuovo. C'è voglia di, mi viene da dire, di agire, di andare verso nuove prospettive, verso nuovi orizzonti. Torno un attimo indietro, datemi una carta per gli amanti. Sette di coppe. E che avete due sette qui. Io credo proprio che qualcuno voglia lasciarsi indietro qualche relazione vecchia e puntare tutto sul futuro. Però è anche vero che con questo 4 di coppe al contrario non siete proprio, diciamo, al massimo, non siete al top nel mese di settembre, avete ancora bisogno un attimino di guarire, di purgare, di sanare, di svuotare tutto quello che è il dolore che avete dentro. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Mm, tre di spade. E tre di pentacoli. Io credo che la vostra paura qui sia di fare il passo più lungo della gamba. Perché con questo 4 di coppe al contrario, che è una carta che, guardate la raffigurazione, c'è questa persona che è talmente concentrata sul guardare queste tre coppe davanti che non si rende conto che c'è un'altra coppa qua vicino che la aspetta. Ed è proprio il non rendersi conto delle possibilità alternative. Però vedo anche che con questa sacerdotessa si fa fatica a guardare al futuro. Ripeto, c'è qualche tema ancora che pesa dentro di voi, che avete bisogno di guarire, qualche dolore, che per qualcuno è ancora una ferita aperta, che avete prima bisogno di riportare in equilibrio. Mi viene da dire prima di buttarvi in altro. Io credo che qualcuno sia sfiduciato per quello che riguarda l'amore in generale. Magari è una persona, però potrebbe anche essere l'amore in generale, cioè non troverò mai una persona degna, non sarò mai felice. Probabilmente potreste ritrovarvi a dirvi queste frasi. Andiamo a vedere la regina. Asso di denari e fante di pentacoli. La cosa interessante, ragazzi, è che uscirete da questa impasse, da questo momento, se vogliamo, un po' cupo di cui ci parla la luna, o da questa visione anche un po' distorta, perché ricordiamoci che la luna parla anche di illusioni, di proiezioni. Quindi se avete delle proiezioni inerenti all'amore, per esempio, vi faccio un esempio, una proiezione potrebbe essere: quando sarò in coppia sarò felice, quella è una proiezione, perché non è l'altro che vi deve rendere felici, e o siete felici e condividete la felicità, o se si parte da un punto di bisogno, bisogno che l'altro riempie i miei buchi, nel momento in cui l'altro non c'è, i miei buchi si fanno di nuovo presenti. Quindi quello non è un modo lineare di vivere la relazione, però una volta che vi renderete conto di quello che di quello che pensate, di quelle che potrebbero essere questi buchi, come li ho chiamati, inizierete a fare qualcosa con questo mago e con questa regina di pentacoli in modo concreto. C'è un asso di denari.
è un inizio. Sono quei piccoli passi fatti uno a uno che vi portano verso l'equilibrio, verso la stabilità, verso la trasformazione, verso qualche cosa di nuovo. Secondo me questa morte può anche rappresentare un qualche tipo di atteggiamento, di aspettativa, di proiezione, di illusione che avevate, perché tenete presente che anche qui avete un sette di coppe che è un po' la stessa energia della luna, di illusione, ok? Quindi secondo me c'è questa linea un po' da guarire, appunto, che abbiamo anche la temperanza, per far sì che possiate iniziare a vedere il futuro in modo migliore. Ora, nonostante ci sia tanta roba pesante qua da buttar fuori, da lasciare andare, il segreto secondo me è proprio iniziare qualche cosa di nuovo. E non importa se non vedete, diciamo, la strada, nel senso se non avete, come dire, uno scopo finale, non importa se non vi fidate tanto di voi stessi, non avete autostima e quindi dite vabbè io lo faccio ma tanto figurati se arrivano i risultati. Sono tutti discorsi relativi perché secondo me un passo dopo l'altro si arriva a questo giudizio, quindi si arriva alla comprensione. Andiamo a vederlo. Torre e regina di denari un'altra volta. Quindi qualche cosa che avete sempre creduto in un certo modo, con la carta della torre, datemi una carta per la torre, potrebbe cadere, potrebbe non esserci più quella certezza. Datemi una carta per la regina. Re di Pentacoli e Eremita. A me sembra tanto una relazione a tre. Però ovviamente non sarà così per tutti. Allora, nel caso fosse una relazione a tre, vi dico che è come se prendeste coscienza di quello che funzionava, di quello che non funzionava, di chi è il vostro partner ideale. Qua vi dico così perché abbiamo Re e Regina di Pentacoli, che sono proprio le due, come vi posso dire, figure nate l'una per l'altra. E difatti poi finiamo con un 2 di coppe, ragazzi. 2 di coppe è una carta di fidanzamento, è una carta di nuovi inizi, è una carta di scambio, è una carta di punti di incontro. Io credo che uno dei due, nel caso siate appunto in una relazione a tre, ehm, potrebbe, come dire, essere messo un po' al bando. Anche se vi dirò, credo che la persona che metterete al bando sarà la persona con la quale potrebbe esserci un po' più di affetto, però l'altra persona è quella con la quale riuscirete a gestire meglio la vostra realtà, cioè di fatto Re e Regina di Pentacoli sono della stessa famiglia, quindi è come se fossero affini, mentre questo Re di Coppe, non so, può essere un personaggio che effettivamente vi fa star bene, ma è come se non ci fosse tanta sintonia. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Mm, ruota della fortuna e 9 di bastoni. Quindi secondo me, ragazzi, le cose finiranno molto bene. Al termine del mese ci sarà come un cambio di scena. Questo 9 di bastoni girato al contrario, tra l'altro 9 di bastoni, scusate, è una carta che parla di paura esattamente come la luna. Però qui al contrario, è come se a un certo punto abbandonaste tutto e diceste basta, non ho più paura o nonostante la paura mi butto in questo nuovo inizio. Quindi secondo me, ragazzi, se siete in una relazione a tre, potreste decidere di farla diventare a due, quindi di tagliare fuori la terza persona. E diversamente, se avete chiuso una relazione da poco, e quindi siete un po' titubanti su quello che potrebbe arrivare, vi dico, secondo me si tratta semplicemente di fare un passo per volta, perché all'inizio del mese potreste essere un po' troppo presi da questa malinconia e non veder chiaro il futuro,
però a fine mese sì che sarà chiaro, e con questa ruota della fortuna è come se arrivasse un'occasione speciale, una conoscenza speciale. Mm? Andiamo a vedere qualche oracolo. Bellissimi. Si è tolto anche questo. Allora, le parche, carta numero 17, carta numero 21, ripulire, carta numero 46, la rigenerazione, carta numero 43, la conoscenza profonda. Guardando gli oracoli è come se vi dicessero siete nel posto o sarete nel posto giusto al momento giusto. Questa è la carta delle sincronicità praticamente. Avete bisogno di ripulire, parla di perdonare, per far sì che avvenga questa rigenerazione. E qui abbiamo la morte, la trasformazione. E di conseguenza ci sarà poi una conoscenza profonda, cioè è come se voi arrivaste a comprendere quali sono le cose che vi muovono, quali sono le insicurezze e le paure che vi fanno prendere certe decisioni. Il punto è che bisogna farsi delle domande con dei gran perché. Però tutto mi dice, qui avete anche la ruota della fortuna, che ci sarà come un'occasione fortunata, un momento giusto, un luogo giusto dove vi troverete, che insomma potrà dare il passo a tutto questo movimento energetico. Importante, molto importante, questa carta perché parla di perdono. Tenete presente che quando voi perdonate rilasciate karma, però rilasciate il vostro karma, non quello dell'altra persona, sarà poi l'altra persona che dovrà fare tutto il lavoro per sé. E un'altra cosa vi dico, erroneamente molte persone pensano che perdonare qualcuno voglia dire riprendere nella propria vita la persona, ma sono due cose completamente diverse. Un discorso è ti perdono perché, non lo so, capisco perché tu ti sia comportato o comportata così, so che non l'hai fatto apposta, so che A, B e C e ti perdono. Però questo non vuol dire che io sia disposto o disposta ad accettare di nuovo questo tipo di reazioni, di comportamenti nella mia vita. Quindi ti perdono, non ho più rancore nei tuoi confronti, non ho più quel gancio cattivo, come vi dico, di rabbia nei confronti di qualcuno che ci ha fatto un torto, quindi si scioglie come questo gancio, però questo non vuol dire che voi dobbiate riprendervi nella vostra vita la persona, soprattutto se vi ha fatto soffrire più di una volta. Ok, andiamo a vedere Li Ching, vediamo cosa ama te stesso, carta numero 42, che nel libro viene tradotto come l'accrescimento. E la spiegazione dice: tutti gli sforzi, tutti i sacrifici che vengono fatti a favore degli altri sono garanzia per noi di gratitudine da parte dei beneficiari e di gioia comune. Quando si stabiliscono questi legami, in questa atmosfera fervida, si può benissimo accingersi a qualche impresa impegnativa e anche i lavori rischiosi riusciranno. Facendo il bene agli altri, si creano condizioni che tornano anche a nostro favore. Ed è naturale, noi potremo sempre contare sulla solidarietà dei beneficiati. Per la serie ama te stesso, ama il prossimo tuo come te stesso. Prima imparo ad amare me stesso, do amore a me stesso e poi lo so dare agli altri. E attraverso questa generosità, questo dare, è facile che poi arrivi qualcosa. Ricordatevi sempre che per ricevere bisogna prima dare. È proprio una legge dell'universo. Prima si dà e poi si riceve. Okay? Se io voglio amore, prima do amore, prima mi sintonizzo sulla vibrazione dell'amore e poi questo amore mi arriverà indietro. Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere, insomma, se in qualche modo la lettura vi ha aiutato, lasciatemi un commento. Per sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere il video. Se poi volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto.
La stessa cosa la potete anche fare nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, ma diciamo che è un po' più vasto il tema perché tratto anche altre cose. Diciamo che è stata studiata la parte degli abbonamenti come se fosse un corso di formazione. Quindi si partono dalle basi della metafisica, si arriva alla metamedicina, che è la psicosomatica delle malattie, e poi si va anche a vedere chakra per chakra quali sono le credenze limitanti che si sono sviluppate durante l'arco della nostra crescita e vi spiego anche come elaborarle, come modificarle, ok? Ci sono poi anche delle meditazioni che vi aiutano a riequilibrare il campo energetico. Insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!